Ciao e bentornati sul mio canale e alla mia raccolta di punti tunisini. Oggi vi presento un punto molto bello, il punto graticcio diagonale tunisino o il punto rombi tunisino, che è estremamente semplice da realizzare e crea una trama a rombi molto interessante, come vedete. Il punto graticcio diagonale si lavora partendo da una catenella in numero pari di maglie. Come vedete non ha tendenza ad arrotolarsi e questo è il retro del lavoro. Ma cominciamo! Dunque qui, come di consueto, mi sono già portata avanti col lavoro e ho creato una riga di base, in questo caso di 10 catenelle, 10 maglie, che conta per me come riga numero 1. Alla riga numero 2 cominciamo con il punto stesso, il punto graticcio diagonale. Ora, come al solito vi ricordo che la prima asola sull'uncinetto conta come punto numero 1 e la barretta verticale sottostante la consideriamo come già lavorata. Ok, quindi prendiamo in considerazione le barrette verticali che formano la riga e prendiamo in considerazione le prime due, questa e inseriamo l'uncinetto da destra verso sinistra sotto entrambe, come in una diminuzione standard. Raccolgo il filo sull'uncinetto e passo attraverso e porto un'asola un punto sull'uncinetto. Ora, tenendo fermo questa seconda asola con il mio dito, io torno indietro con l'uncino e vado a inserirlo solo sotto la prima di queste due barrette verticali già lavorate. Quindi così raccolgo il filo, passo attraverso solo essa e raccolgo un'altra asola sull'uncinetto e creo questa sorta di X qui, ok? E così continuo fino alla fine della fase di andata. Dunque, ripeto, uncinetto sotto due barrette verticali insieme, poi uncinetto sotto la prima delle due barrette già lavorate, solo, prendo il filo, lo passo attraverso solo essa e così proseguo. Ancora. Uncinetto sotto due barrette insieme, raccolgo il filo, passo attraverso e porto su un'asola. Torno indietro con l'uncinetto e passo attraverso solo la prima delle due barrette verticali già lavorate, raccolgo il filo, lo passo attraverso essa e raccolgo un'altra asola sull'uncinetto. Ora mi sono rimaste altre due barrette da lavorare prima della fine della fase di andata, le lavoro allo stesso identico modo, come vi ho appena mostrato. Ecco qua. Mi rimane da lavorare il punto finale, il punto di fine riga, che sapete che faccio in questo modo. Ok? Raccolgo il filo, lo passo attraverso e lo porto su. La fase di ritorno è quella standard, dunque io raccolgo il filo sull'uncinetto e lo faccio passare dapprima attraverso una sola asola per creare un bel bordo dalla parte sinistra del lavoro. Poi raccolgo nuovamente il filo sull'uncinetto e lo faccio passare attraverso due asole contemporaneamente e ripeto questo secondo movimento fino a che non ho scaricato tutti i punti eccetto uno dall'uncinetto e ho concluso la mia riga, che in questo caso è la riga numero 2. Ok, dunque nella riga numero 3 noi andremo a fare sostanzialmente lo stesso movimento, però dobbiamo ricordarci che il punto graticcio diagonale è un punto scaglionato, dunque è una ripetizione di due righe scaglionate. In questo caso quindi io vado a lavorare inizialmente un punto semplice nella prima barretta verticale che incontro da sola, questa, così. Successivamente vado a lavorare come vi ho mostrato nella riga numero 2 e quindi vado a cercare le prossime due barrette verticali e le prendo contemporaneamente, cioè inserisco l'uncinetto come prima sotto a due barrette verticali, quelle seguenti, contemporaneamente, così. E faccio la stessa cosa di prima, ovvero le prendo, le lavoro insieme e poi torno indietro e prendo solo la prima delle due già lavorate e la lavoro da sola. In questo modo io scagliono il punto, ok? Quindi da qui ripeto il movimento che conoscete e ovviamente quando raggiungo la fine della fase di andata mi ritrovo
con questa barretta verticale solitaria, che lavoro esattamente come all'inizio a punto semplice. Questa non è l'ultimo punto della riga della fase di andata della riga, ma mi rimane da lavorare il punto di fine riga o punto finale, che lavoro come al solito. Ecco qua. E proseguo con la fase di ritorno. Bene, alla riga successiva io vado a ripetere quello che ho fatto nella prima riga del punto stesso, perché come vi ho detto, è un punto scaglionato con una ripetizione di 2 righe, ok? Cioè alternate. Una riga si fa in un modo e un'altra riga si fa in un altro, non bisogna dimenticarsi questo, se no si rovina completamente il disegno a rombi, no? Dunque qui comincio come ho iniziato nella prima riga che vi ho mostrato, quindi vado subito sotto 2 barrette insieme e le lavoro al solito. Qui le ultime 2 barrette e punto finale, ritorno e di nuovo alla riga successiva andiamo a scaglionare i punti, quindi lavoro il primo come punto semplice e i restanti punti della riga a punto graticcio diagonale. Rimango con questa barretta solitaria che quindi mi ricorda che devo lavorarla a punto semplice e non mi devo scordare sempre il punto finale di fine riga e ritorno. Eccomi qui, a questo punto dovrei ripetere la prima riga del punto, quindi quella che comincia con le 2 barrette prese e lavorate subito insieme e così via e di seguito. Ora io volevo farvi vedere la chiusura del lavoro, in questo caso io farei allo stesso modo in cui ho lavorato il punto, tanto per cambiare. Quindi ne prendo 2 insieme e faccio passare il punto, poi lavoro un altro punto così, sì, non è male, mi sembra, quindi lavoro 2 insieme e faccio passare, lavoro una sola e faccio passare, sì, 2 insieme e faccio passare, una sola e faccio passare, e così fino alla fine, esattamente allo stesso modo in cui ho lavorato il punto stesso, senza dimenticarci il punto di fine riga che crea il nostro angolo. Ecco qui, questo punto è veramente carino. Io ho creato anche un cardigan, ho fatto lo schema per questo cardigan che trovate nelle mie piattaforme di vendita. È molto interessante e sicuramente è molto carino, lavorato in 2 colori, cosa che io ancora mi sembra di non aver fatto. Dunque, lavorato in tondo bisogna vedere come viene per il discorso della scaglionatura dei punti. Dovrei provare e vedere se funziona senza eccessive complicazioni. Ad ogni modo, eccolo qui, è veramente, veramente carino, crea una trama molto interessante, come vi dicevo, è relativamente facile da ricordare ed è uno dei punti forse ancora abbastanza conosciuti del repertorio tunisino. Bene, questo è quanto, io vi ringrazio per avermi seguito fin qui, vi invito a iscrivermi al mio canale e se volete ad andare a dare un'occhiata anche al mio primo canale che è interamente in inglese ed è dedicato in gran parte all'uncinetto tunisino ed è pieno di contenuti anche su altri argomenti. Niente, questo è tutto di nuovo e ci vediamo alla prossima. Bye bye!